Benvenuto. Antonio, ti prego salvami, devo fare il pane. Il pane che ho fatto fa veramente pietà. Vengono quelle bollicine, quei buchetti che piacciono tanto, però in realtà non si sviluppa tanto in altezza. E non riesco a capire come fare. Tu sai come fare e mi devi dire. Solitamente non viene nemmeno a me. Ti dico, però ci stai un attimo, mi ha fatto spendere 300 euro di biglietto. ma mica oggi spesi, cioè non li ho spesi io, quindi Vabbè, dai. ci stanno 2 o 3 cose a cui possiamo fare attenzione, ok? Che io ho visto che hanno fatto la differenza sulle mie pagnotte. La prima cosa, stiamo dalla ricetta. Per me, per quanto mi riguarda, è fondamentale per fare il pane bello sviluppato avere una bella tensione. Quindi l'impasto deve essere bello incordato, ok? È meglio farlo a macchina in generale, però pure a mano si possono avere degli ottimi risultati. Semplice, Ok. che possono fare tutti. Allora, innanzitutto farina. Qui stiamo partendo con una farina normalissima di supermercato, tipo Barilla, tipo la cosa più economica che ci sta. Idratazione. Siccome non passiamo a mano e siccome vogliamo una bella corda, siamo sul 65%, quindi medio bassa, dai, diciamo come idratazione. Altrimenti con un'idratazione più alta avremmo dovuto utilizzare l'impastatrice. Secondo me è meglio, anche se pure a mano con stop, pieghe, si può dare una bella maglia, ecco. Però, insomma, la forza meccanica dell'impastatrice ci dà una mano, cioè, quindi non la mano, l'impastatrice ci dà una mano, capito? Ok. Possiamo fare questo impasto semplicemente con della farina 00, ma a me piace addizionarlo un pochino per fare il pane un pochino più saporito. Quindi magari facciamo questo qui 1 chilo di farina, ma di questo chilo me ne tiro via un po'. Quindi tolgo 100 grammi da qui. E andiamo a mettere una farina saporita. Se riuscite a trovare una farina di tipo 1 va bene, ma semola magari possiamo Anche della semola si può quindi mettere. l'alternativa, se trovate della semola rimacinata, va bene lo stesso. Qui ci mettiamo 100 grammi di farina tipo 1. Poi potete mettere pure di più, potete fare pure 100% tipo 1. Ovviamente qui vogliamo ricercare l'alveolo, quindi lo facciamo un pochino più scarica di tipo 1. Quindi ci mettiamo un pochino meno crusca in questa qua. Vogliamo dare un po' gli aromi. Esatto. E poi volendo, ma questo pure è opzionale, ovviamente possiamo mettere un pochino di semini vari. Qui c'ho dei semi di lino. Pure questi qua servono giusto per dare un po' di sapore. Questi qui non li peso, anche se saranno un 20-30 grammi, perché comunque questi qui non assorbono acqua, quindi non c'è bisogno per questa parte qua. Il pane con i semi c'ha sempre il suo perché. Ok, sale che metto direttamente qui nella farina, visto che vogliamo impastare a mano. Il sale non interferisce con i semi. No. Funzionano tranquillamente. Quanto sale abbiamo messo? Me l'ho dimenticato, sono 20 grammi di sale. Ok, a questo punto il lievito lo possiamo sbriciolare di qua. A me però mi piace scioglierlo. Sono giusto 2 grammi di lievito. Ho mangiato. Dobbiamo fare una lievitazione lunga, quindi 2 grammi vanno benissimo. Possiamo pure utilizzare il frigorifero. Acqua 6,50 perché stiamo facendo un 65%. Ok, quindi abbiamo 900 grammi di farina 00, 100 grammi di farina di tipo 1 o di semola. Anche se non lo trovate, insomma, va bene lo stesso. Sì, pure una tipo 0 e basta va bene Va uguale. bene lo stesso. Abbiamo aggiunto dei semi, è una cosa opzionale. Abbiamo messo 20 grammi di sale, 650 grammi o millilitri di acqua. L'acqua deve essere fresca di rubinetto. No, io ce l'ho, sì, fresca di rubinetto. Siamo sui 15 gradi, ma non penso che può essere entro Vabbè, ma lo chiederanno e diciamo. fresca di rubinetto. E 2 grammi di lievito fresco oppure 1 di lievito secco. Ho sciolto tutto quanto il lievito nell'acqua, anche se ripeto si può pure sbriciolare direttamente nella farina, e andiamo così a mischiare un pochino grossolanamente con il cucchiaio. Solitamente nelle ricette che faccio a mano dico di non impastare più di tanto, ma in questo caso però io ho una bella impastata già dall'inizio. Ok, qua semplicemente vado a impastare nella maniera più semplice del mondo. ok. Quindi in realtà cerchi di dare un po' di corda già adesso. Sì. Ok. Quindi è un finto non in realtà. Sì. Ok. Che è una tecnica particolare inventata in questo istante. Solitamente per gli impasti che faccio per la pizza mi piace che siano molto estensibili, quindi scelta mia, non gli do tantissima corda. Per il pane, per la pizza romana invece per me è diverso. Preferisco degli impasti che siano un pochino più incordati, in modo da dare insomma poi un bello sviluppo. Siccome ci stanno tutto sommato soltanto 650 grammi di acqua all'interno dell'impasto, senza semplice da impastare, insomma non è che dobbiamo fare follie per impastarlo. Ok, quest'ultima parte la tiro giù
questa farina che avanza mi può servire pure per non far attaccare al banco. Ok, adesso io personalmente non sento più grumi. Ovviamente l'impasto non è per nulla liscio. A questo punto, come facciamo sempre per gli impasti che facciamo a mano, gli diamo sempre un quarto d'ora di stop e lo mettiamo da parte. Magari lo copriamo, possiamo coprirlo con un panno umido oppure con la ciotola stessa. Un quarto d'ora, gli diamo una botta e la lisciamo. Sembra facile. Mo? Passati 15 minuti, riprendiamo l'impasto e gli diamo qualche altra botta di piega. Ok. Poi mi sembra più liscio, no? Ecco, adesso è liscissimo. Porca miseria. Quante altre pieghe dobbiamo fare? No, io adesso, siccome ho bassa idratazione, lo lascio così, lo metto in ciotola, lo copro. Sulla cuffietta della doccia. Esatto. Poi lo faccio stare un paio d'ore a temperatura ambiente e poi dopo lo metto in frigo per la notte. Ok, notte significa dalle 8 ore in su. Sì, 8, 10, 12, 16. Sì. Io ovviamente me ne sono già preparato un altro perché lo sapevo che venivi, non è che mi sono fatto trovare. Antonio, eccoci qua di nuovo. Passate 16 ore, ecco qui. Ma siamo i stessi vestiti. Sempre gli stessi, ma cambia mai. Ecco come si presenta l'impasto, che è bello liscio, lucido. Stesso con la farina che è avanzata prima. Ti ricordi, ci siamo messi 100 grammi da parte? Sì. Questa qua lascia una spolverata sul banco. Ok. E ci mettiamo la pagnotta sopra. Vedi che già si vedono i segni della lievitazione di qua. Ok, questa qua. Vedi pure com'è elastico, com'è maneggiabile questo impasto. Questo qua me lo divido a metà e facciamo 2 pezzature. Le pezzature le faccio abbastanza strette. Ok? Vedi quanto è cambiato l'impasto. Ti faccio vedere come le faccio io, va bene? Io faccio in questo modo: piego da un lato, mi tolgo la farina in eccesso, piego dall'altro, tolgo la farina in eccesso, quindi ho questi 2 lembi. Poi dopo metto al centro e giro e mi creo questo filone di pane. Poi lo giro un pochino nella farina. Ok, e questo qui è per il filone. Allora, io questo impasto qua lo prendo e lo metto a lievitare in una panettone, si chiama così questo qua, coperto sempre dalla solita cuffia. Dopo di questa non ci sono altre pieghe? No, ho finito. In realtà, se voi a casa non avete la panettone, prendete un panettone, lo mettete dentro nel vostro recipiente. Vai, fammi vedere questo. Vai, questo qui conviene pillarlo direttamente a modo perché qua facciamo la pagnotta tonda. Evita di mettere troppa farina nella chiusura. Perfetto. E lo metti qui dentro. E poi copri e facciamo raddoppiare. Ok. Se però lo vuoi fare oblungo e magari non c'hai questa attrezzatura qua, non c'hai le panettone a casa, pieghi da un lato, a metà, esatto. Pieghi dall'altro, ok. Gira e inizia ad arrotolare. È molto semplice. Perfetto. Va bene questa foto? Così, sì, va perfetto. Poi abbiamo detto che Sì, un po' nella farina. Poi se vuoi essere preciso, tipo questo qui non lo fai venire così magari lo, capito, lo cuoce. ok. Ne mettete pure altri così. Una volta che li avete avvicinati, che si danno forza l'uno con l'altro, si chiude e aspetti il raddoppio. That's it. Questo è. Gigi, l'altro trucchetto di cui tener conto è il vapore. Il vapore in cottura è fondamentale. Mo, come puoi fare questo vapore? O magari quando ti preriscaldi il forno ci metti un pentolino d'acqua dentro, oppure nel caso del forno F1 meglio usare lo steamer, che è fatto apposta per sfruttare lo spazio disponibile nel forno. Nel caso di questo P134HA Evolution ci basterà selezionare il programma pane e il forno farà tutto in automatico. Invece con il forno di casa abbiamo messo a preriscaldare. Vedi, abbiamo una pirofila in vetro nel forno. L'ho acceso a 250, l'ho lasciato per 30 minuti all'interno. In questo modo ci accertiamo appunto che la pirofila si riscalda e poi quando mettiamo la pagnotta dentro, la pagnotta stessa rilascia il vapore. Ed è quel vapore che rilascia la pagnotta che rimane intrappolato nella pirofila e ce la fa crescere di più. Ovviamente col forno F1 è tutto più facile. Eccola qui la nostra pagnotta che intanto ha raddoppiato. Vedi tutti i semini dentro, ma sono bellini. Andiamo a girare. Ok. Vedi come tiene la sua forma. Questo è fondamentale, che non si spatasci. Esatto.
Ok. A questo punto vado a tagliare con una lama molto affilata ed incido da un lato, vedi, all'altro. Ok, vedi già qua si vedono tutti i segni della lievitazione. Eh sì. Sai che facciamo? Ne inforniamo 2 alla volta. Se volete conoscere maggiori dettagli su questo ed altri forni e approfittare del 15% su tutti i prodotti della linea Evolution e Easy Pizza, cliccate il link qui in descrizione e usate il codice GIGIO15. Se siete indecisi però, sappiate che è possibile pagare anche a rate con busta paga o anche senza nel caso in cui possediate una carta di credito. Dopo 20 minuti possiamo togliere lo steamer perché non avremo più bisogno del vapore. Proseguiamo la cottura per 15 minuti a 200 gradi. Ed infine 30 minuti a 130 gradi ma con lo sportello leggermente aperto. Bello, eh? A questo punto andrebbe messo sulla griglia e fatto riposare per un po'. Cosa che noi non faremo perché lo apriamo subito, sono troppo curioso di vedere com'è dentro. Ma questo non va ad inficiare per magari la mollica il fatto che l'apriamo subito. Sì, teoricamente andrebbe fatto raffreddare almeno un'oretta così, ma come fai? Una pane caldo, vai. Allora, se vedi, abbiamo formato questa orecchia che tu quando ti tagli la fetta sembra tipo l'orecchia di un coniglio. Come vedi qui ha sviluppato tantissimo, questa qui è tutta la parte che si è aperta nel nostro pane, ho perso tanto in cottura. Eccola qua la nostra pagnotta. Mamma mia, bellissima. C'è una bella crosticina croccante intorno. Ovviamente se la volete più croccante basta lasciarlo ancora un pochino in più in forno, no? Magari lo metti a 160, sempre a spiff. Però questo qui è il pane. Quindi i trucchetti sono buona corda. Ok. La pagnotta deve raddoppiare una volta che la formi. Quindi non deve essere nemmeno della metà, ma soprattutto non di più della metà. Ok. Perché deve avere ancora la forza per sviluppare in forno. Seconda cosa, vapore. Il vapore è fondamentale nei primi 20 minuti di cottura. Il taglio pure è importante, come viene fatto. E questi qua sono i trucchetti che ti posso dare. Si deve assaggiare per forza. Senti pure com'è bello croccante all'esterno. Sai, ci sta pure un po' di integrale, quel tipo 1. Ci stanno i semini che pure gli danno profumo. Ma veramente. Questo qui pure è semplice solo con la tipo 0, come vedete. È buonissimo uguale. Sì, ma infatti se avete per esempio degli impasti avanzati, potete farlo con gli impasti della pizza. Sì. La tecnica è uguale. Basta che le metti insieme, fai le pagnotte e rotoli, aspetti il raddoppio e butti in forno. Vedi che il coniglietto si forma. Sembra, qua c'è pure l'occhietto, vedi? È bellissimo. Oh, io l'assaggio così al naturale. Buona Pasqua a tutti. Che poi la mollica vedi che è filante, Sì. Oh, ma veramente. Perché il pane più buono che abbia mai provato di pane fatto in casa. Vedi pure la mollichina. La pasticina croccante. Dai, per cosa per un bel prodotto. Miseria. Oh Gigi, io consiglio, te lo do. Mo provateci pure voi a casa, ma soprattutto provaci pure tu. Grazie ancora. Ciao Gigi, te lo do. È stato un piacere come al solito. Onore mio. Ciao. Ciao e alla prossima.